niente, oggi sono venuti a risolvere il problema che c'è un po' della muffetta, la muffa che c'è nei bagni di questo palazzo e anche nella stanza di una delle mie amiche. Però appunto oggi sto aspettando che passi di nuovo per spruzzare un altro spray anti-mold. Diciamo che fortunatamente da noi non era tantissima nel nostro bagno e camera mia è letteralmente la camera più distante di tutte dal bagno, quindi insomma non ho avuto ripercussioni nella stanza in cui dormo. Diciamo che gli inquilini precedenti evidentemente non gli fastidiva così tanto questa cosa, però noi abbiamo detto subito no, qua scriviamo mail in massa finché non fanno qualcosa ed effettivamente dai, stanno sistemando, cioè diciamo che appunto in camera mia non ho nessun problema, però nel resto della casa ci sono ancora altre cosine da sistemare. L'altro giorno una delle due lavatrici ha letteralmente smesso di funzionare, cioè il bottone per avviarla non esiste più. Divertente. Insomma, ci sono delle cosine da sistemare, diciamo che appunto è molto comodo avere già un appartamento in cui si arriva, si è già arredato, cosa che non è così nella maggior parte degli appartamenti in affitto in Danimarca, nella maggior parte dei casi sono vuoti, quindi il pensiero di arrivare qui e dover comprare tutto l'arredamento, tutto quello che c'è all'interno della cucina, tutto quanto, tutto di un botto, insomma, non è il massimo. E quindi avere una casa in comune in cui anche conoscere gente, top, benissimo, però appunto gli student housing non sono perfetti, almeno quelli qui a Holding, sì, però si fa qualcosa per sistemare. In più oggi ho finalmente avuto l'appuntamento per il numero di CPR. Appunto venerdì siamo andati ad Odense per fare una parte della documentazione che ci serviva per portarla qua a Holding e poi adesso ho ricevuto il numero, quindi per tutte le cose in cui mi serve scrivere il numero almeno in digitale posso iniziare a farlo. Devo ancora aspettare altre 2 settimane per la carta, tipo la tessera sanitaria, per poter andare alle visite eccetera, però insomma per ora anche con quella europea va bene, però insomma vuol dire che adesso posso registrarmi per un lavoro, posso registrarmi in banca, posso registrarmi per tantissime cose. Ho già fatto richiesta per la carta dei trasporti che qua viene fornita gratuitamente nella regione per i primi 2 mesi, quindi io da quando mi arriverà ai 2 mesi successivi non dovrò pagare i mezzi pubblici, cioè i bus e alcune tipologie di treno, quindi ottimo, davvero ottima cosa. E sto saltando parte della lezione che è ricominciata mezz'ora fa, però appunto devo stare qui per controllare, per aprire il bianchino / uomo antimuffa. Allora, ho deciso che d'ora in poi proverò a farmi la mia granola. E quindi l'altro giorno ho preso alcune delle cose che mi servivano per farla e quindi adesso mi faccio la granola. Burro di arachidi, sciroppo d'acero e un po' di olio di oliva e adesso lo riscaldo e poi lo unirò al mix di avena e frutta secca. Penso di averla bruciata un pochino, anzi la ricetta diceva metterla 20 minuti e poi in teoria adesso dovrei girarla e mettere altri 10 minuti, ma direi che è abbastanza fatta. Ok dai.
Ho tolto le parti più bruciate e l'ho girata e mi sembra ok, ma se la rifarò di nuovo la cuocio solo per 15 minuti, anche meno. Cioè la controllo ogni 10 perché è decisamente più abbrustolita di quello che dovrebbe essere. Posso dire che oggi è iniziato effettivamente a fare freddo? Sì, sta iniziando a fare un po' più freschetto. Non sono felice della cosa, però è normale e prima o poi va arrivare questo momento. Ok. E in pratica oggi, dopo lezione, sono andata a un centro culturale che c'è qui a Colding, che si chiama Nicolai. In pratica c'è questa sala con macchine da cucire e vari materiali in cui si può andare per semplicemente, se si hanno dei progetti, non so, all'uncinetto a maglia, andare lì e fare, oppure se una persona vuole imparare può imparare, si può imparare ad usare le macchine da cucire. Ed è molto bella come cosa. Oggi era il primo incontro in cui hanno spiegato un po' appunto come funziona e niente, è stato molto bello. Ho mangiato un dolce molto molto buono ed era ancora più buono perché era gratis. E ho iniziato a fare un mini progettino all'uncinetto, però era davvero molto carino come spazio, cioè abbastanza ampio, luminoso, era pieno di gente. Vabbè, oggi era il primo giorno, però molto molto bello come cosa. E sono andata con le mie amiche e due mie amiche hanno imparato a fare le catenelle all'uncinetto per la prima volta. Però io davvero voglio tanto 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 imparare a fare a maglia. Avevo provato l'anno scorso, ma non riuscivo da sola. Allora, io ho una sfiga assurda, cioè sfiga, un po' di problemi con Tugu qui in Danimarca. L'altra volta ho fatto un ordine per avere il pane e ho avuto 5 pezzi di torta molto buona, però mi serviva il pane. Questa volta ho avuto il pane, ma ho avuto troppo pane. Troppo pane. Cioè, per riferimento, questa è la mia mano, dimensioni normali. E questa è la busta, ma cioè, la ragazza l'aveva riempita fino a sopra e io le ho detto, scusa, posso un'altra busta per metterne un po' perché non riuscivo a chiuderla per portarla in giro, cioè, vabbè, adesso farò un po' di distribuzione del pane con le mie amiche perché non mi ci sta tutta sta roba nel freezer e da domani questo inizia già a diventare duretto, quindi vabbè, è un po' assurdo. Appena tornata a casa, anche se sabato sera sono già a casa alle 9:10, però vabbè, che sono uscita solo per un burgerino con le mie amiche, il primo pasto, proprio pasto vero e proprio fuori da quando sono andati via i miei, ottimo. Sì, siamo andati in questo posto che fa burger e molto bello il fatto che il burger vegetariano costa uguale agli altri, non ho dovuto pagare nessuno sul plus, niente. E è molto buono. Però sì, stasera avevo bisogno di non spendere una quantità esagerata di soldi e due, tornare un po' presto perché ieri, insomma, sono andata a letto alle 3 e serve un attimo di recupero. E domani devo un po' studiare, quindi devo essere riposata e mandare altre curriculum per altre offerte di lavoro. Oggi ne ho mandate 3, però chiaramente cioè, devo essere davvero la persona più fortunata del mondo per avere una di queste 3 subito, quindi devo inviare molte di più candidature. Sono un po' in ansia perché i fondi iniziano ad essere un po' ristretti, però così, facendo conto che ieri ho speso 110 euro di voli per tornare a casa e andare in Belgio durante la settimana che c'è qua di vacanza, la terza settimana di ottobre, ci sta che i soldi sono un po' diminuiti. And then we just have to let it cool just for a second and we'll try it. Those are also too nice. Allora, prima
prima matcha qui a Golding, il colore non è molto promettente, però avevo trovato solo questa polvere, quindi it will do. E oggi ho la prima call per un lavoro di gruppo per l'università, quindi si sta iniziando sul serio adesso. e nulla, devo ripassare quello che aveva detto a lezione, perché sennò, cioè, dobbiamo scrivere delle cose, ma io non mi ricordo niente. Proviamo. Probabilmente lo userò per cucinare e non per bere, e devo trovare una matcha più decente. Vabbè. Aggiornamenti. Allora, oggi dopo lezione sono passata dal super e ho preso una nuova piantina, così carina, così bella. Adesso pian piano qui si riempirà di un po' di piante, di candele, di luci, di cose. Ho appena ricevuto la mia carta gialla, la mistica carta con il numero di CPR, quindi ufficialmente residente in Danimarca. E oggi è una bella giornata, c'è abbastanza sole, lezione tutto a posto, seguibile, avevo fatto quello che dovevo fare a casa, quindi direi tutto bene. Il clima comunque rimane un po' pazzerello, come si può capire dalla varietà di giacche che ho appese lì. Cioè c'è il cappotto, cappottino un po' invernale, cioè non giacca pesante, però cappottino, trench, giacchetta leggera, giaccavento barra pioggia, tutto perché non so mai cosa mi serve in questi giorni, non si capisce. Però yes, ufficialmente ho la mia carta gialla. Yes. È gialla nelle parti che devo coprire, perché hanno le informazioni private.